bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi il nostro progetto, il nostro video tutorial si baserà su un portacellulare con chiusura, molto comodo. Per mettere il cellulare c'entra qualche altra cosina, non è proprio piccolo. Ci va anche un cellulare molto più grande di questo, con una tracollina molto graziosa, chiusura, e poi c'è la decorazione con foglie e fiorellini. È molto semplice da fare, è fatto a punto rete, un punto rete diverso, ora lo vedremo nel video tutorial. L'ho fatto anche in questa versione, in questo colore. I fiori e le foglioline ho cambiato il colore, molto bello, leggera, da portare in viaggio, da regalare per Natale. E niente, ora passiamo al video tutorial, ma prima di passare al progetto, al nostro video tutorial, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, attivate la campanella delle notifiche, così ogni qualvolta che pubblicherò un video vi arriverà la notifica. Ok, detto tutto, adesso passiamo al video tutorial. Ecco la lista dei materiali che ci occorrono per realizzare il nostro portacellulare. Cordino 3 mm in cotone, circa 80 grammi, uncinetto numero 4, del filo per cucire, del filo trasparente, delle forbici, 2 aghi, uno più grosso e uno più sottile, un bottone automatico per la nostra chiusura, piccolino, e i fiori e le foglie per andare a fare la nostra decorazione nel portacellulare. Troverete in descrizione il link per realizzare sia il fiore che le foglie. Ok, la mia etichettina che non deve mancare, il busino di Anna, e andiamo al nostro video tutorial. Iniziamo con un nodo, un nodino, così, e facciamo 21 catenelle. 1, 2, 3, ne facciamo 21. Fatte le 21 catenelle, saltiamo la prima, questa, e lavoriamo la seconda. Facciamo un punto basso e così per tutto il giro faremo punti bassi su ogni catenella. Arriviamo al penultimo punto. Fatti i punti bassi, nell'ultimo punto che abbiamo a disposizione faremo 4 punti bassi tutti nello stesso punto, quindi 1, 2, 3 e 4. Ora siamo da questo lato e faremo punti bassi su ogni punto sottostante. Nel frattempo nascondiamo la codina e ci vediamo nell'ultimo punto. Abbiamo finito tutti i punti bassi. Adesso qui nell'ultimo punto, dove già c'è il primo punto basso che abbiamo fatto all'inizio del giro, faremo qui nell'ultimo 3 punti bassi, 1,
2 e 3. Adesso andiamo a chiudere qui con un punto bassissimo. Ok, e qui abbiamo fatto l'angolo come abbiamo fatto da quest'altro lato. Adesso a questo punto ci alziamo con 4 catenelle, 1 2 3 e 4, filo sull'uncinetto. Qui è il punto dove abbiamo fatto il punto bassissimo, saltiamo 1 e nel prossimo andiamo a fare un punto alto, così. Poi facciamo una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo uno di base, un punto di base, e qui nel secondo andiamo a fare un punto alto. Di nuovo catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo il punto di base e nel secondo andiamo a fare il punto alto, e qui comincia il punto rete. Catenella, saltiamo e punto alto. Dobbiamo fare così per tutto il giro e ci vediamo qui quasi alla fine del giro. Fatto tutto il giro, questo è l'angolo, vedete? Sono quasi a fine giro, ho fatto il punto alto, mi manca l'ultimo archetto e ho completato il giro. Punto alto, una catenella e andiamo a chiudere nella terza catenella del primo giro qui e chiudiamo con un punto bassissimo, così. Adesso ci alziamo con 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro dobbiamo andare a lavorare sopra il primo punto alto e non dobbiamo lavorare, carichiamo prima di tutto il filo sull'uncinetto, non dobbiamo lavorare così come siamo solite lavorare, così, perché poi si fa questo buchino e a me non è mai piaciuto nel punto a rete, quindi lo lavoro in questo modo, prendendo il punto che c'è nel punto alto, cioè qui, in questo punto, lavorando dentro il punto alto. Esco e lavoro il punto alto e questo è il risultato. Non si forma buchino. Una catenella e lavoriamo non qui, vedete qui no, ma lavoriamo proprio dentro il punto alto, nella solina, qui, prendendo questa solina. Carichiamo il filo, lo usciamo e lavoriamo il punto alto. Catenella, carichiamo e lavoriamo dentro nella solina, qui. Usciamo e facciamo il punto alto e lavoriamo così per tutto il giro. A fine giro andiamo a chiudere sempre nella terza catenella con un punto bassissimo.
I giri in totale che dobbiamo andare a fare per realizzare l'altezza saranno 19, quindi dobbiamo fare 19 giri di tutti questi archetti, 19 giri. Ci vediamo alla fine del 19° giro. Sono quasi alla fine del 19° giro. Facciamo gli ultimi 2 archetti assieme. Nella terza catenella chiudiamo con un punto bassissimo. Ok, la misura per un telefonino va benissimo. Adesso da questo punto dobbiamo fare un giro di punti bassissimi in ogni punto presi in costa. E allora qui c'è il punto dove abbiamo chiuso, nel prossimo facciamo un punto bassissimo e mettiamo un marcapunti, così sappiamo dove finisce il giro, e in ogni punto andiamo a fare un punto bassissimo, così. Ok, facciamolo per tutto il giro. Siamo alla fine del giro, togliamo il marcapunti e sempre in costa nel primo punto dove abbiamo tolto il marcapunti andiamo a fare un punto basso e lo segniamo. Ok, lo facciamo un punto basso in costa per tutto il giro. Ok, siamo fine giro, leviamo il marcapunti e nel primo punto facciamo un punto bassissimo e mettiamo il marcapunti sempre in costa e facciamo tutto il giro di punti bassissimi sempre presi in costa, e questo è l'ultimo giro. Siamo a fine lavoro, togliamo il marcapunti, tagliamo, usciamo il filo e andiamo a chiudere con l'ago il giro. Ago e andiamo a chiudere da qui. Saltiamo questo, abbiamo chiuso qui, facciamo la chiusura invisibile e andiamo da qui, andiamo qua dietro e andiamo a chiudere nella trama del lavoro nascondendo il filo. Ok, lavoro finito, andiamo a misurare. E allora altezza 20 per 10 centimetri, 10 e qualche millimetro. Ok, andiamo a fare adesso la tracollina che dobbiamo andare a cucire poi qua nei laterali. E allora iniziamo con un nodino, stringiamo e facciamo 3 catenelle, 1 2 3. Adesso gettata sull'uncinetto nella prima catenella
la prendiamo, entriamo, carichiamo, usciamo, tiriamo su il filo, gettata sull'uncinetto, entriamo di nuovo nella stessa catenella, tiriamo su, gettata sull'uncinetto, entriamo nuovamente nello stesso posto, tiriamo su. Ok, gettate sull'uncinetto sono 1 2 3 4 5 6 7, gettata sull'uncinetto e chiudiamo tutti assieme con una catenella. Così facciamo 2 catenelle, gettata sull'uncinetto, e dove c'è la chiusura del punto, nocciolina o puff come lo volete chiamare, entriamo e tiriamo su, gettata, entriamo e tiriamo su. Lo dobbiamo fare per 3 volte, uno, un'altra, e chiudiamo tutte assieme così con una catenella. Ne facciamo altre 2, 1 e 2, gettata sull'uncinetto, e dove c'è la chiusura, questa solina, entriamo, tiriamo su, gettata, entriamo, tiriamo su, gettata, entriamo e tiriamo su, e chiudiamo tutti assieme con una catenella e altre 2 catenelle. L'ultima volta, allora gettata al centro, qua dove c'è questo buchino, tiriamo su, gettata e tiriamo su, gettata e tiriamo su, e chiudiamo tutte assieme con una catenella e altre 2 e ricominciamo sempre così. Poi c'è il giro di ritorno per completare la nocciolina con le catenelle. Facciamo 1 metro di questa tracolla, deve essere 1 metro di lunghezza. Ho fatto 1 metro di tracolla così. Adesso dobbiamo andare a fare il giro di ritorno per chiudere la nocciolina così. Quindi ho fatto le 3 catenelle e andiamo nello spazio tra i 2 punti nocciolina e facciamo un punto basso così, 2 catenelle e un punto basso sempre al centro delle noccioline, tra le 2 noccioline. Tutto il giro lo faremo così. E viene una tracollina molto graziosa, semplice e veloce. Ok, continuiamo così fino alla fine della tracolla. Siamo a fine lavoro, facciamo le ultime 2 catenelle e chiudiamo qui nel nodino d'inizio con un punto bassissimo. Ho tagliato, esco il filo e i 2 eccessi di filo, perché questo è quello dell'inizio e questo è quello della fine, li andiamo a nascondere con l'ago nella trama del lavoro. Ok, adesso andiamo a cucire la tracollina alla borsetta portacellulare. Facciamo attenzione che sia dal lato giusto. Questo è il dietro della tracollina e questo è il davanti, quindi lo metterò così. Facciamo attenzione che sia poi tutto da un lato la tracolla e andiamo a cucire l'altro lato qui, in questo modo, così. Ho messo il filo trasparente sull'ago, un ago piccolo, e andiamo a cucire il primo lato, questo qua.
e andiamo a cucire con punti piccolini prendendo la borsetta e la tracolla, così. Ho fatto un nodino alla fine del filo e andiamo a cucire tutto attorno, così. Ora andiamo a cucire l'altro lato, così, alla stessa maniera. Adesso che la tracollina è cucita, vedete, andiamo a mettere il bottone automatico. Ne prendiamo metà e la andiamo a posizionare qua al centro dell'apertura. Qui. E quindi andiamo a cucire in questo modo. Ago, filo per cucire, andiamo a cucire così. Ogni buchetto lo andiamo a cucire nella base. Adesso andiamo a cucire anche l'altro, così. Prendiamo bene la misura e andiamo a cucire qui, allo stesso modo di come abbiamo cucito questo. Finito di cucire il bottoncino automatico, adesso andiamo a posizionare i fiori e le foglioline. Li mettiamo così. Io prima unisco le foglie con della colla a caldo, li unisco tutti e tre al centro, così tutti in questo posto dove ci sono le catenelle, così, e poi vado a posizionare i fiori così e così, e li incollerò con la colla a caldo. Ho incollato tutte e tre le foglioline dal piccolo fusto, così. Adesso metterò un po' di colla qui
e lo andrò a posizionare in questo modo. Metto un po' di colla e la posiziono qui, così, in questo modo. Adesso, per non far muovere le foglie, andiamo a mettere un po' di colla nella punta, così, pochissimo, e l'appoggiamo. Adesso qui, e l'appoggiamo, e qui basta un goccio di colla. Adesso andiamo a mettere la colla dietro ai fiori e li posizioniamo in questo modo, così, così, e l'ultimo. Facciamo stare un po', in questo modo, e abbiamo applicato i fiori e le foglie. Vi ricordo che il tutorial dei fiori e delle foglie lo trovate in descrizione in questo video. Ecco la borsetta portacellulare pronto, ho messo la mia etichettina, il busino di Anna. I fiori stanno carinissimi. Apriamo, c'è un cellulare dentro, è abbastanza capiente, c'entrano altre cose. Chiudiamo. La nostra tracollina molto graziosa. Bene, sono soddisfatta, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, e se avete qualche consiglio da darmi, mi farebbe solo piacere. Iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo progetto e video tutorial. Ciao ciao!